Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Napoli-Lazio, il giorno dopo facciamo le pagelle per tutti i calciatori del Napoli, Garcia compreso, però apro questo video col dire: se dovete scendere dal carro scendete e non risalite più, perché di risalire e di scendere ne abbiamo le scatole piene. Tanto è vero che ieri, prima della partita, eravamo la squadra da battere in Serie A. Dopo la partita, per tantissimi tifosi, siamo diventati una squadra da Serie C. Perché ha tolto Kvaratskhelia? Perché abbiamo giocato così? Perché nel secondo tempo non si è capito niente più. Andiamo ad analizzare un attimo la partita nei numeri, perché poi alla matematica non si sfugge. Infatti il risultato parla chiaro: 2-1, 3 punti persi. Facciamoci una risata, perché ci sono ancora scorie di nervosismo per quanto riguarda la prestazione del Napoli nel secondo tempo. Prima di cominciare, ragazzi, iscrivetevi se non l'avete fatto ancora e attivate la campanella, così restate aggiornati sui contenuti e confrontiamoci nella sezione dei commenti, perché il Napoli va analizzato quando si vince e quando si perde. Soprattutto quando si perde, perché vuol dire che ci sono delle cose da aggiustare e da mettere sulla giusta riga. Allora, andiamo a vedere un attimo nelle statistiche, perché qualcuno ha anche titolato una Lazio dominante. Io una Lazio dominante non l'ho vista. 5 tiri, 4 gol, 2 annullati, 2 ovviamente validi che hanno portato alla vittoria. Il Napoli ha fatto 22 tiri in porta, 22 tiri verso la porta, scusatemi, 4 nello specchio, 7 fuori e 11 bloccati. 30 cross. Ci abbiamo crossato 30 volte e abbiamo fatto, secondo me, su 30 volte 4 colpi di testa. L'abbiamo presa 4 volte o 5. Allora, il problema del Napoli, che abbiamo visto anche contro il Sassuolo e un tantino anche contro il Frosinone, l'abbiamo portata a casa, l'abbiamo vinta perché il divario tecnico poi è uscito fuori. Abbiamo un problema sotto porta. Il problema c'è e bisogna lavorarci, assolutamente. Non dobbiamo più cercare di arrivare col pallone fin dentro la porta come voleva farlo Botka ieri. Lo Botka là deve tirare, ha messo la palla in mezzo, va benissimo così, ma anche da fuori area, dai 20 metri dobbiamo tirare, anche chissà non tirerà mai, quindi bisogna vedere chi far ballare, appunto, tra virgolette, fuori al limite dell'area per piazzare la stoccata, perché i tiratori ci sono e non dobbiamo aver timore. Poi i tiri, può essere spizzata la palla, una deviazione, il portiere la respinge male al limite, al centro dell'area, arriva l'attaccante, Osimhen, Simeone, Raspadori, chi si trova lì di tapin e comunque butti la palla dentro, quindi bisogna assolutamente tirare. Il Napoli del primo tempo è un Napoli che non lasciava l'amaro in bocca a nessuno, ed era un Napoli che, se fosse stato quello il secondo tempo e il risultato invertito della partita, saremmo tutti qua stamattina. Siamo la squadra con lo scudetto, siamo la squadra da battere. E invece poi nel secondo tempo un Napoli che non entra in campo assolutamente, perché al di là del tiro di Zielinski a inizio ripresa, io non ricordo praticamente quasi niente a livello di pericolosità estrema, e la Lazio che poi è venuta fuori. Perché è successo questo? Allora, la mia opinione è che o Garcia e il Napoli si aspettavano la stessa Lazio del primo tempo, ovvero dietro la linea del pallone in ripartenza. Dopo il tiro di Zielinski la Lazio è uscita fuori, non è stata più così, quindi abbiamo sofferto tra le linee. Si è slegato completamente il Napoli, perché forse si aspettava una Lazio che si faceva schiacciare appunto nella propria metà campo, e invece la Lazio ha fatto la sua partita. Risultato che sarebbe stato, secondo me, più adatto a ciò che abbiamo visto, un 1-1, perché è un tempo per parte. Perché ragazzi, il primo tempo, noi lo dobbiamo dire, il primo tempo il Napoli è in completo controllo della partita. È vero che hai sbagliato qualcosina di troppo sotto porta, però sei sull'1-1, hai schiacciato la Lazio nella propria metà campo, salve niente, salvo qualche ripartenza e un gol che
si poteva evitare. Sul gol sbaglia Juan Jesus, sbaglia Anghissà che non scala, o Rachmani, comunque Juan Jesus va sul terzino che era Olivera, in quel caso si perde l'uomo gli rimane dietro e ovviamente la palla al centro, Luis Alberto fa il gol di tacco. È una situazione strana il gol preso, ma il problema sono i gol che abbiamo preso nel secondo tempo con tutte le linee completamente slegate. Avevamo centrocampo, difesa e attacco con troppo spazio tra i reparti, assolutamente. Qual è stata la causa? La causa purtroppo la analizzerà Garzia e spero di vedere un Napoli che apporterà soluzioni da questo punto di vista. Io ho visto solo una cosa che non mi è sembrata strana, ma mi è sembrata diversa. La posizione di Lobotka ieri io non l'ho capita. Lobotka si trovava sempre o quasi sempre più avanti ad Anghissà ed Anghissà invece faceva il Lobotka dell'anno scorso che riceveva tutti i palloni in fase di impostazione. Tanto è vero che non è stata né la miglior partita di Anghissà né la miglior partita di Lobotka. Con questo non sto giudicando, non sto sentenziando, ma è un dato di fatto. Chi ha visto la partita forse la penserà come me. Sono cose che vanno registrate e anche subito è una sconfitta che sicuramente non fa male a livello di classifica perché siamo all'inizio, sono le prime tre partite, però come dico io, se vuoi arrivare dalle prime quattro e giocartela, hai un massimo, ma massimo 5 sconfitte per arrivare dalle prime quattro, una ce la siamo giocata e speriamo di vedere la seconda sconfitta quanto più tardi possibile. Andiamo a fare le pagelle ovviamente per questa partita. 6 a Meret. Non voglio sentenziare sui gol perché non è colpa del portiere, però da un portiere della squadra campione d'Italia e della caratura di Meret, perché abbiamo un portiere assolutamente forte tra i pali. Forse qualcosina in più ce la si poteva pure aspettare, però stiamo parlando di dettagli e non è un'insufficienza per Meret nella maniera più assoluta. 6 e mezzo a Di Lorenzo perché si è battuto comunque, non ha inciso tantissimo nella fase offensiva perché ieri sono mancati quei movimenti dei due terzini a tagliare verso l'interno. Un 6 e mezzo a Rachmani e diamo un 6 più a Juan Jesus. Voglio mettere solo qualche punto in più a Rachmani perché Juan Jesus sul primo gol della Lazio forse lascia l'avversario, va a raddoppiare la marcatura che un tantino non serviva perché Olivera era comunque sul pezzo, ma comunque sufficiente. Gli errori dei gol nascono da un Napoli slegato nella totalità e non dai singoli. 5 e mezzo ad Olivera però perché per tutta la partita ha sofferto assolutamente Felipe Anderson. Diamo anche il voto a Garzia perché il voto a Garzia si abbassa anche per questa situazione. Si poteva leggere un tantino prima visto che l'abbiamo notata anche noi da casa. Mario Rui doveva intervenire secondo me tra primo e secondo tempo. La mia opinione. 6 meno ad Anghissà e 6 meno pure all'Obot. Non gli do la sufficienza solamente perché Anghissà qualche cosina di troppo l'ha sbagliata. Lobotka gli do il 6 meno solo per quella occasione che da calciatori con quei piedi, registi che non sbagliano mai un passaggio, mi aspettavo assolutamente un tiro raso terra che poteva tranquillamente finire sul secondo palo, eri vicinissimo alla porta e a Provedel. E poi se la devi mettere in mezzo almeno un passaggio preciso, noi segnavamo nella maniera più assoluta con un passaggio dietro, erano scesi tutti i centrocampisti e c'erano tutti posizionati nell'area, comunque un dato di fatto che abbiamo perso la partita senza star qui a rimurginare su gol che non abbiamo fatto. 6 e mezzo a Zielinski, il migliore del centrocampo nella maniera più assoluta, non ha sbagliato praticamente niente, il gol è suo, è l'unico che dal limite dell'area tira in porta. 6 e mezzo a Zielu, 7 a Politano, il migliore del Napoli ieri.
Il migliore del Napoli ha fatto un primo tempo stratosferico, una chiusura esagerata, altrimenti avremmo preso un altro gol nel primo tempo e tantissima proiezione offensiva, saltare l'uomo, si è offerto sulla fascia destra tantissime volte, tanto è vero che la Lazio era chiusa verso l'interno e noi abbiamo cercato di costruire sulle fasce con Politano e Di Lorenzo. Non ha portato a niente di buono, ma il 7 a Politano va dato. Osimhen non nella sua miglior partita, non in una condizione psicologica come tutto il Napoli poi nel secondo tempo. Da dimenticare come siamo entrati in campo. Però il 6 glielo dobbiamo dare per forza. Non posso dare un'insufficienza a Osimhen che comunque, detto il passaggio, fa movimento, cerca di giocarsela con tutta la difesa avversaria sulla palla, scusate, sulla classica palla di Politano che alza dall'esterno e la lancia oltre la difesa avversaria. Osimhen cerca di farsi trovare sempre pronto. Non è riuscita la giocata in questa circostanza, in questa partita, però l'insufficienza di Osimhen secondo me è troppo. Kvaratskhelia 6 e mezzo. Chi ha visto un Kvaratskhelia appannato, chi ha visto un Kvaratskhelia che non ha inciso, secondo me o deve cambiare sport oppure si può guardare le partite in maniera più disinteressata, perché io ho visto un Kvaratskhelia che è vero non ha inciso sul risultato, ma nel primo tempo insieme a Politano erano gli unici che saltavano l'uomo, che cercavano di dettare il passaggio, cercavano la giocata, soprattutto Quara con i cost to cost orizzontali da sinistra a destra. Poi non è in condizione, non hai 90 minuti, così ci ha detto Garcia, e quindi sale ancora di più un tantino il voto e la valutazione, perché se non sei nemmeno in condizione e stai già a questo livello, tanto di guadagnato per il Napoli. Chi è entrato dalla panchina, non lo so, do un voto politico, un 6 politico a tutti quanti, ma non è per niente né giustificato e né ovviamente in relazione a ciò che c'è stato in campo, perché al di là di Mario Rui che forse è entrato prima e Raspadori che non hanno inciso, Simeone e Lindstrom sono entrati troppo tardi, comunque non ci sono state occasioni o frangenti durante la partita che puoi dire quello ha fatto un paio di interventi, allora il 6 se lo becca. Sono voti politici senza relazione a ciò che c'è stato in campo. Garzia però si becca un 5,5. Garzia si becca un 5,5 perché da allenatori della sua caratura mi aspettavo una lettura della partita diversa. Mi sarei aspettato non un cambio modulo, ma non i cambi ruolo per ruolo, perché hai visto che come eri schierato in campo nel secondo tempo e stavi assolutamente subendo, c'era bisogno di qualcosina di diverso, soprattutto al centrocampo. Ovviamente hai cambiato Quara per Raspadori, Politano Lindstrom, Zielinski Simeone che è l'unico cambio dove hai aggiunto un'altra punta ma l'hai fatto alla fine e Mario Rui per Oliveira. Però si poteva fare anche tra primo e secondo tempo. È una bocciatura sui voti, ma non è assolutamente una contestazione, una maniera di, diciamo, non di disfare le certezze che abbiamo sul Napoli, è solamente un dato di fatto perché dall'allenatore in questione e la squadra che dirige ci si aspetta qualcosina in più. Questo era quanto, ragazzi. Dobbiamo solamente dimenticare quanto prima questa sconfitta. Lo so che non è semplice perché oggi sarà un'altra giornata con le partite che ci sono in ballo e ricorderemo comunque la nostra di partita e questa risfatta, ma metabolizzeremo, ci sono le nazionali sperando che ritornino tutti sani i calciatori a voi e queste nazionali, che la pausa di settembre è la cosa che schifo di più in assoluto quanto riguarda il campionato italiano. Facciamo sempre 3 partite o 2 al limite e poi ci dobbiamo fermare.
non esiste, perché i calciatori cominciano a trovare automatismi, cominciano ad andare avanti di condizione e poi, boom, ti rifermi. Calendari delle nazionali, incroci con le nazionali, assolutamente fuori luogo, ma lo sappiamo da una vita. De Laurentiis l'ha sempre detto e viene sempre mal visto quando se ne esce in maniera colorita su queste situazioni. Non è questo il video, mi sono anche dilungato assolutamente troppo. Sempre Forza Napoli, ciao.